Ciao a tutti e benvenuti. Oggi vedremo insieme questo Rolex Hulk. Parleremo di questo orologio che è un must per Watch Fan perché è molto significativo. È la prima serie 116 di Submariner che trattiamo qui su questo canale. Lo vedremo un pochettino con un diverso punto di vista. È un orologio che è stato creato nel 2010 come celebrazione dei 60 anni di orologeria in materia subacquea, quindi orologi subacquei da parte di Rolex, e quindi è molto significativo. E visto che celebra comunque, fatemi dire, un evento, Rolex ha utilizzato il colore verde che utilizzò già per il 50° anno del Submariner sulla serie 16, quindi è 16610. È un orologio molto particolare. Pensate che io andai a vederlo ai primi giorni di settembre del 2020, prima ancora che uscisse la serie 126, e questo orologio costava 13.000 euro, 13.500, ma secondo me si portava via anche con 13.000. Originariamente come prezzo di listino aveva un costo di 8.600 euro circa, quindi c'era già un prezzo che ovviamente era un po' più elevato perché dei reseller, ma nel giorno in cui uscì la serie 126 questo orologio ha preso altro che 5.000 euro, è schizzato a 19.000 euro. Pensate, ha fatto un bel salto. Io andai a vederlo la settimana prima soltanto, quindi fui sorpreso un attimino per la cosa, anche se oggi, fatemi dire, con gli aumenti di prezzo, un po' anche forse la bolla, se così si può chiamare, ma non lo so, non c'è più da stupirsi. Quindi è un orologio che oggi si attesta più o meno sui 17.000, 18.000 euro, a seconda anche del corredo. Oggi vedremo questo che è un Mark III, quindi l'ultima configurazione prodotta da Rolex. Dal 2010 al 2020 sono stati prodotti i Rolex Hulk in 3 configurazioni di quadrante, Mark 1, 2 e 3. Questo è il terzo Mark che vedremo oggi, un 31-35 completamente evoluto, quindi vedremo alcune particolarità, la spirale Parachrom eccetera, tutte cose che ancora si ripetono nel 32-35. Il colore verde è quello che rende questo orologio più caratteristico e apprezzato dal mercato, anche per questo che il prezzo di questo orologio si è incrementato in questa maniera. Il verde, oltre a, come dire, a piacere, ad essere apprezzato come colore, ha anche altri significati. Dal punto di vista tecnologico, il colore verde è utilizzato in mille campi e settori. Noi trattiamo ogni tanto qualche principio così a livello aeronautico. Pensate che le luci di navigazione dei velivoli sono una verde e l'altra rossa. Potremmo suggerire a Rolex di fare un Submariner rosso, lo chiameranno magari Superman, non lo so. No, a parte gli scherzi, il verde è importantissimo per moltissimi contesti. Pensate anche alla religione, dove il verde è molto importante, anche nel settore cinematografico. I pannelli verdi per creare gli effetti speciali, come sono? Di che colore? Verde, perché è il colore che è al centro dello spettro elettromagnetico con i suoi 555 nanometri, quindi un millesimo di millimetro. Qui questo rappresenta il verde, un colore molto sensibile all'occhio umano. Coni e bastoncelli sono molto sensibili a questo colore, difatti anche guardando il cielo certe volte, chiudendo subito gli occhi, rimane impressa la luce verde proprio sui coni e bastoncelli. Questo è una parentesi, per esempio anche nel settore militare. Pensate anche ai visori notturni, visori notturni che abbiamo visto anche su Watch Fan, una piccola rappresentazione parlando del Luminox, del Trigalight. Quindi questo è uno dei fattori per cui questo orologio è molto apprezzato, oltre a essere poi il verde il colore della casa madre di Rolex. Quindi insomma, c'è molto da dire su questo orologio e sulle sue particolarità. Un'altra cosa, nelle profondità marine, sapete benissimo, già a 5 metri alcuni colori non si vedono più, per esempio tipo il rosso. Quello che resiste di più su tutta la banda di frequenza è il blu, il colore più visto. Difatti, perché ci sono molti orologi da sub che hanno queste tonalità blu.
perché il blu è l'ultimo colore che l'occhio umano riesce proprio a vedere nelle profondità. Stiamo vedendo anche l'esempio. E guarda caso la configurazione di Submariner di queste particolarità, così oltre alla solita configurazione nera c'è proprio il blu, che è ricreato ancora oggi nella serie 126 con l'oro, e veniva già creato in abbinamento all'Hulk, dove veniva chiamato anche il puffo o qualcosa, un nome del genere. Io non ricordo molto i nomi, però era totalmente blu, l'inserto era blu, il quadrante blu. Ovviamente il verde è anche molto particolare, lo vedremo poi anche nei dettagli fra poco. Andiamo adesso a vedere questo bellissimo orologio. Iscrivetevi prima a tutti i vari social, Facebook, ovviamente YouTube, su YouTube Watch Fun, attivate la campanella delle notifiche. Poi cosa c'è? C'è Instagram, ho anche la pagina di Instagram, Watch Fun 80, LinkedIn sono io, quindi non ci sono, però insomma iscrivetevi, basta che vi iscrivete. Adesso andiamo a vedere l'Hulk. Bellissimo, bellissimo, che vi devo dire? Guardate qui, l'orologio parla da solo, è questo il Rolex Hulk. Guardate subito il contrasto fra l'inserto della ghiera e il quadrante. In questo caso sembra nero. In questo caso, guardate, andando a inclinare come cambia il colore all'interno proprio sulla superficie del quadrante, andando ad aumentare anche la profondità, il senso di profondità. È bellissimo, è una cosa che solo questo orologio. Poi, difatti, da quando Rolex ha utilizzato questo tipo di colore, così anche su quadrante, quindi incrementando la superficie di applicazione, molte case hanno fatto omaggio o comunque utilizzato il colore verde proprio su grandi referenze prodotte da queste case. Andiamo a vedere una particolarità, per esempio, del quadrante. Ecco qui, andiamo a spostare la nostra sfera dei minuti, e questo sono alcune delle particolarità, ve le mostro, che diversificano il Mark III dai precedenti. Per esempio abbiamo questo uguale che è un po' asimmetrico, manca la linetta di estremità sul numero 1, insomma queste sono alcune delle cose che vanno a differenziare questo quadrante dai due precedenti. È molto bello anche la lunetta, l'ascoltiamo come al solito per chi è amante anche un po' dei dettagli. È una lunetta ovviamente molto precisa, sempre al suo posto, non ha giochi di nessun genere, come anche le sfere, non si sbaglia mai un colpo, anche se ovviamente durante l'utilizzo magari può scappare anche la bascola e scollegarsi all'interno, quindi dalla messa all'ora magari si va nella funzione del cambio data. Comunque sono cose alla fine irrilevanti per quanto riguarda questo orologio. Qui in questo caso andiamo a vedere la parte posteriore. La parte posteriore è sempre tradizionalmente Rolex, finali pieni, come possiamo vedere, fondello cieco, tutte cose che a me piacciono molto perché badano all'essenzialità, alla tecnica e anche alla durata dell'orologio, come la cassetta. Questo Oyster Lock che andiamo a sentire, Oyster, quindi lock, e infatti abbiamo anche il fermaglio di sicurezza. È una cassetta, l'abbiamo vista anche più volte, non richiede manutenzione perché non ci sono elementi che vanno in usura come su altri bracciali ad interferenza che possiamo vedere anche su altre marche, altre maison che magari hanno l'inserimento della cassetta sul deployante. Quindi questo, dopo diversi cicli, può andare a erodere un po' di materiale, quindi dovendo andare a riportare oppure a ribattere direttamente il deployante. Altre cose particolari, parla chiaro, la bellezza, questa per quanto mi riguarda non è un'opinione ma è un dato di fatto. Una cosa, visto che trattiamo il 116 ed è la prima volta, andiamo a misurare, ecco, il diametro. Siamo a 40.2, ma la cosa più particolare sono queste anse molto pronunciate, e difatti siamo sopra i 27, siamo quasi a 28 mm,
vediamo un pochettino quanto abbiamo sulla verticale qui, per 48. Lo spessore invece è dato da 12,71, che è più o meno lo spessore solito che troviamo. Adesso non ricordo quanto erano le misure sul 124-060 che abbiamo visto, ma se volete potete andare a rivederlo. Per quanto riguarda invece la sezione del bracciale, andiamo da 3,16 a 2,75 sulle maglie regolabili. Altre cose particolari abbiamo, eccola qua, 6,91 la corona, quindi penso di abbiamo visto tutte le misure. Qui vi faccio rivedere ancora l'orologio perché è veramente bello, un orologio questo che sicuramente da collezionare per chi apprezza questa configurazione di non solo di orologio subacqueo ma anche a livello cromatico. È un bellissimo orologio. Poi qui stiamo parlando ve l'ho detto anche in apertura, dell'ultimo orologio che è stato prodotto, l'ultima configurazione prodotta. Adesso andiamo a vedere qualche particolare proprio di questo quadrante, andiamo a vederlo. Ecco, prima di iniziare guardate bene che riflessi, guardate un quadrante questo che è eccezionale, guardate il font che è impresso. Siamo a ore ovviamente 12, ci spostiamo sul nostro triangolo. Gli indici sono ovviamente realizzati in oro, questo forse lo sapete già, e andiamo a vedere sulla finestra ad ore 3 e questo è invece il nostro disco data. Ho regolato le sfere in modo tale che si possa apprezzare quasi tutto di questo quadrante. Andiamo a vedere anche il RRR, questa è la sfera minuti, ovviamente pulita, e andiamo a vederla come in centro, perfettamente allineata la nostra codina di compensazione. Questa è la nostra sfera ore, piccolo segnetto in estremità, però voglio dire, non sono dei prodotti creati in un altro mondo, ovviamente. E qui queste sono alcune dei caratteri, delle scritte che vanno ad essere variate. Questo vi ricordo è un quadrante Mark III e quindi abbiamo il simbolo uguale che ha i due trattini disallineati, a differenza del Mark II dove sono allineati, e a differenza sempre per esempio del Mark I, il Mark I Oyster Perpetual è un po' più spaziato, quindi diciamo che la D di date è fuori dall'asse, dalla linea della X di Rolex. Ritorniamo sotto, nei 1000 piedi che stiamo inquadrando in questo momento invece l'unità 1 è assente, abbiamo l'assenza dell'estremità del numero 1, cosa che invece c'è sempre sul Mark I, e poi abbiamo le solite scritte, certificato cronometrico, e andiamo ad ore 6, Swiss made, e questo è il suo indice. Ovviamente tutto bellissimo, guardate anche, in funzione del punto in cui batte la luce, guardate che tipo di riflessi che si vanno a creare, bellissimo, guarda, non ci sono parole, è uno dei quadranti secondo me più belli che si possono apprezzare in commercio. E questa è la sferina Lollipop dei secondi. Vediamo anche l'ombra su questo tappeto, siamo su un campo da golf. E questo è il nostro quadrante del Rolex Hulk, mostruosamente bello. Facciamo un giro periferico invece sull'inserto, guardate anche la polvere di platino con la quale vengono verniciati gli indici. È molto elevata anche la profondità, guardate anche in vista laterale, non solo il colore che è bellissimo, ma anche la profondità con la quale sono realizzati gli indici all'interno di questo disco ceramico. Finiture quasi diamantate, l'abbiamo detto anche altre volte, lo spessore dell'inserto, guardate, è incredibile anche il profilo, anzi il segno delle fresature delle macchine che vanno a lavorare questo disco. Piccoli scratch si verificano, è normale. E siamo invece su questo canotto, il canotto con la corona di questo Rolex Hulk, la gola per la sua O-ring di tenuta, e questa è la parte, diciamo, abbiamo visto la parte esterna di questo fantastico orologio.
Prova di luminosità, beh, l'abbiamo visto già in azione, Rolex, i risultati di Rolex in confronto ad altri orologi, altri brand come Panerai, insomma, Seiko l'abbiamo visto anche in azione durante il Loom Battle, lascia un po' perplessi, però voglio dire, preso singolarmente i risultati non sono male, sicuramente sono orologi visibili, ma qui forse c'è anche un segno distintivo da parte di Rolex anche al buio, e difatti insomma l'orologio si distingue certamente anche al buio. A questo punto bisogna dire che anche il colore blu di Chromalight è un segno distintivo che magari paga il prezzo non solo della durata, ma forse anche proprio della visibilità. Comunque è sicuramente visibile, senz'altro. Vediamo un po' questo Submariner Hulk che tipo di performance ci offre. Ecco, 3.16 ottimo, 3.17 addirittura, però guardate lo sfasamento. Abbiamo 0.6 di B-Terror, più 1 di anticipo, quindi è ottimo, però abbiamo questo piccolo disturbo di B-Terror, un ritardo fra le alternanze che si può verificare anche su orologi del genere, orologi che magari non hanno neanche fatto una manutenzione. Da cosa è dovuto? Beh, io non so la storia bene di questo orologio, di questo mio amico, però voglio dire, l'importante è che l'orologio non ritardi, e infatti andiamo a muovere leggermente l'orologio, cambiamo la direzione e vediamo cosa accade. I parametri sono sempre stabili sui 315, anche se abbiamo invertito la posizione, e ha perso un secondo, si può dire. 287, ecco, 287, siamo passati dai 316 ai 287, ma 0,5 il B-Terror è sempre presente. Se andiamo a muovere anche, ecco, in un'altra posizione, vediamo un po' cosa accade. Abbiamo 0,5, 280, meno 1, quindi meno 1, 0, 1, abbiamo perso 3 secondi, ecco qua siamo a meno 4, 288, quindi meno 4 secondi, siamo passati, vi ricordo, da più 1 a meno 4, e 0,4 rimane un po' il B-Terror che è lì latente. Andiamo a rimuoverlo nell'altra posizione, ecco, portiamolo nella posizione iniziale, riprende i suoi meno 2, più 5, aumenta il B-Terror e riprende anche l'amplitudine ad essere sopra i 300 gradi. Beh, tutto sommato, a parte il problema, non è un problema un B-Terror da 0,5, per quanto mi riguarda rientra, non dico in tolleranza, ma sicuramente non è una cosa preoccupante. Uno si stupirebbe delle volte di vedere un Rolex del genere che presenta dei valori di B-Terror un po' disallineati, non pari, però voglio dire, abbiamo visto anche la stabilità di marcia, sono orologi che non hanno nulla da dire. Eccoci qua invece di nuovo, perché andiamo a vedere come sono i dati post regolazione. Abbiamo più 2 secondi, 3.14, 0.1. Questo 0.1 ovviamente è rientrato di 4 millisecondi, era 0.6, ma eccolo qui, ed è di nuovo a 0, nonostante sia a 0 il B-Terror non abbiamo alterato il valore, perché andando a lavorare poi sul pitone mobile del nostro 3135 si potrebbe alterare questo valore, e in questo caso ovviamente c'è da correggere poi l'andamento di marcia con le microstelle che sono poste sulle quattro estremità che poi non è un'estremità, è circolare, però ci sono, come abbiamo visto già in passato, due viti più grandi e due viti un po' più piccole, due microstella, per andare a fare le regolazioni micrometriche di questo calibro. Quindi chiudiamo a più 2, 311, 0.1 che talvolta diventa 0, ma va bene così, questi valori sono più che ottimi. Andiamo a fare una piccola inversione ed eccoci qua, abbiamo 2 secondi sempre, 3.14, 0.1, vedete questo 31-35 è molto stabile, e difatti lo testimonia anche questa linea, la nostra funzione molto piatta. Vediamo se c'è ancora una piccola variazione, 0.1 sempre, meno 1, 2.91, un valore molto alto, comunque
rispetto all'altro che mi pareva fosse 280. Benissimo, ok, possiamo andare a chiudere il nostro boccaporto. Oggi abbiamo visto una particolarità interessante di questo Rolex Submariner, uno 06 di B-Terror che delle volte diventava anche 07. È un qualcosa che può capitare in orologi anche nuovi. Delle volte non vi stupite se magari si verificano dei disturbi fra dello scappamento, quindi una linea che non è perfettamente continua ma che ogni tanto magari presenta un dentino fuori posto sul cronocomparatore, così possiamo chiamarlo. Questa piccola variazione l'ho fatta rientrare, come avete visto, poi il parametro è rimasto a 0,01, ma senza andare ad alterare l'anticipo o il posticipo dell'orologio, perché è importante. È un attimo, poi andare fuori il requisito COSC, che quindi magari non ve ne accorgete neanche, però giusto per essere un po' precisi e perseguire un risultato che è fornito dalla casa madre, è giusto che sia fornito anche in sede di regolazione del B-Terror per quanto è possibile, così è stato fatto. Quindi è rientrato anche di quel piccolo disturbo che presentava, quindi l'orologio adesso è a posto, ma era già a posto prima. Questo è un orologio, voglio dire, da conservare sicuramente. C'è chi lo usa come tool watch anche tutti i giorni, per carità, va bene, io non lo farei mai, penso lo conserverei, me ne dimenticherei, perché si tratta di un orologio veramente bello. Poi oltretutto, se corredato, come abbiamo detto in apertura, con garanzia, tracciabilità, non può che essere secondo me apprezzato anche in futuro. Considerate una cosa, che oggi questo orologio esce con la referenza 126-610, con l'inserto lunetta verde e il quadrante nero, ma secondo me in futuro, fra qualche anno, fra qualche decina d'anni, magari anche in concomitanza con qualche evento particolare, celebrazione di qualche, non so, evento di Rolex eccetera, sarà riprodotto. Secondo me sarà riprodotto questo orologio, perché ha destato troppo interesse per non riprodurre un nuovo Hulk in futuro. Io non so cosa ne pensate voi, fatemelo sapere nei commenti, ne parliamo anche insieme come ogni volta. E adesso vi saluto, spero che questo video sia stato di vostro interesse, iscrivetevi sempre a Watch Fun, attivate la campanella delle notifiche, bla bla bla, e ciao e alla prossima, ciao ciao.